Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alfagan Allergan SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Alfagan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alfagan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alfagan? Alfagan è un farmaco a base del principio attivo brimonidina tartrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico simpatico-mimetici per la terapia del glaucoma. È commercializzato in Italia dall'azienda Allergan SPA. Alfagan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alfagan 0,2% collirio, soluzione 5 ml. Alfagan 2 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dalla Spagna. Alfagan 2 mg/ml collirio, soluzione 5 ml, importato dal Francia. Alfagan 2 mg/ml collirio, soluzione 5 ml, importato dal Portogallo. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Allergan Pharmaceuticals Ireland. Concessionario: Allergan SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: brimonidina tartrato. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: riduzione della pressione intraoculare, PIO, elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare. Come monoterapia in pazienti per i quali è controindicata una terapia topica con beta bloccanti. Come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando l'obiettivo PIO non è raggiunto con un singolo principio attivo, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Dosaggio raccomandato negli adulti, inclusi gli anziani. Il dosaggio raccomandato è una goccia di Alfagan nell'occhio, colpito, 2 volte al giorno, a distanza di circa 12 ore. Nei pazienti anziani non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Uso in caso di insufficienza epatica e renale. Non sono stati condotti studi con Alfagan in pazienti con insufficienza epatica o renale, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. Non sono stati effettuati studi clinici negli adolescenti, dai 12 ai 17 anni di età. Alfagan non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 12 anni di età ed è controindicato nei neonati e nei bambini al di sotto dei 2 anni di età. Vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 4.9. È noto che nei neonati possono verificarsi gravi reazioni avverse. La sicurezza e l'efficacia di Alfagan non sono state stabilite nei bambini di età compresa tra 2 e 12 anni. Modo di somministrazione. Come per tutti i colliri, per ridurre il possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di comprimere il sacco lacrimale al canto mediale, occlusione del puntino lacrimale, per 1 minuto. Ciò deve essere effettuato immediatamente dopo l'instillazione di ogni goccia. Ciò potrebbe comportare una riduzione degli effetti indesiderati sistemici e un aumento dell'attività locale. Per evitare la contaminazione dell'occhio o del collirio, la punta del contagocce non deve venire a contatto con alcune superfici. Nel caso in cui si stiano utilizzando più farmaci oftalmici per uso topico, ciascun farmaco deve essere somministrato a distanza di almeno 5-15 minuti l'uno dall'altro. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Neonati e bambini, di età inferiore ai 2 anni, vedere paragrafo 4.8. Pazienti sottoposti a terapia con inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, e pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, esempio antidepressivi triciclici e mianserina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Popolazione pediatrica. Bambini di 2 anni e più di età, specialmente quelli compresi in un range di età dai 2 ai 7 anni o con un peso di 20 kg. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Alfagan è controindicato nei pazienti sottoposti a terapia con inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, e nei pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, esempio antidepressivi triciclici mianserina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alfagan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alfagan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non è stata stabilita la sicurezza dell'uso del prodotto nelle donne in gravidanza. Negli studi condotti sugli animali, la brimonidina tartrato non ha causato effetti teratogeni. Nei conigli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alfagan può provocare affaticamento o sonnolenza che possono influire sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Alfagan può causare appannamento o disturbi della vista, che possono influire sulla capacità di guidare o di usare macchinari, specie di notte o in condizioni di ridotta illuminazione. Il paziente deve attendere fino a quando questi sintomi siano passati prima di mettersi alla guida o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono secchezza orale, iperemia oculare e bruciore/dolore acuto, tutte osservate nel 22-25% dei pazienti. Questi effetti sono di solito transitori e non comunemente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio oftalmico, adulti. Nei casi ricevuti, gli eventi riportati sono stati quelli generalmente elencati nella lista delle reazioni avverse. Sovradosaggio sistemico causato da ingestione accidentale, adulti. Ci sono poche informazioni riguardanti l'ingestione accidentale di brimonidina negli adulti. L'unico evento avverso ad oggi riportato è stata ipotensione. È stato riportato che l'episodio ipotensivo era seguito da un rebound ipertensivo. Il trattamento del sovradosaggio orale include una terapia di supporto e sintomatica. Le vie respiratorie del paziente devono essere mantenute libere. È stato riportato sovradosaggio orale con altri alfa-2 agonisti che ha provocato sintomi come ipotensione, astenia, vomito, letargia, sedazione, bradicardia, aritmia, miosi, apnea, ipotonia, ipotermia, depressione respiratoria e convulsioni. Pazienti pediatrici sono state pubblicate o riportate all'Allergan segnalazioni di gravi eventi avversi a seguito di ingestione involontaria di Alfagan da parte di soggetti pediatrici. I soggetti hanno manifestato sintomi di depressioni dell'SNC, tipicamente coma temporaneo o basso livello di coscienza, letargia, sonnolenza, ipotonia, bradicardia, ipotermia, pallore, depressione respiratoria ed apnea, che hanno richiesto, quando indicato, un ricovero in terapia intensiva con intubazione. Per tutti i soggetti è stato riportato un recupero completo entro 6-24 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Simpatico-mimetici per la terapia del glaucoma, codice ATCS01 e A05. La brimonidina è un agonista dei recettori alfa-2 adrenergici, 1000 volte più selettivo nei confronti degli alfa-2 adrenorecettori rispetto, proprietà farmacocinetiche. A. Caratteristiche generali. Dopo somministrazione oculare di una soluzione allo 0,2% per 2 volte al giorno per 10 giorni, le concentrazioni plasmatiche sono risultate basse, Cmax media di 0,06 ng/ml. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, alcol polivinilico, sodio cloruro, sodio citrato, acido citrico monoidrato, acqua depurata, acido cloridrico, per aggiustare il pH, o sodio idrossido, per aggiustare il pH. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Alfagan a base di brimonidina tartrato sono Alfagan, Brimoftal, brimonidina EG, brimonidina Milan Generics, brimonidina Omnivision, Brimoton, Glaubrim. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.